Saluti da Heavy Metal Heaven! Oggi abbiamo il piacere di ospitare un gruppo epic metal nostrano, di culto, e il suo nuovo disco complicato ma soddisfacente all'estremo. Se parliamo di epic metal, l'Italia ha una tradizione lunga e nobile. Vai dai capostipiti Dark Quarterir fino a oggi a un gruppo celebre come i Dusword, passando per una manciata non troppo numerosa ma importante di altre band. È a questo novero che appartengono anche gli Ice Steel, gruppo nato a Sassari nel 2005. Col tempo si è conquistata un suo posto all'interno della scena epic nostrana. Merito anche di una discografia non troppo scarna rispetto alla media del genere, che vede 6 full act all'attivo in quasi 20 anni. L'ultimo tra di essi, The Weight, The Choice and The Bravery, rivela non poche sorprese. Pubblicato da Vanikia Records lo scorso 20 maggio, non è certo il classico album epic metal. Al suo interno gli Ice Steel affrontano un genere che lascia un po' da parte le origini heavy metal classico del genere. Nei riff di Andy Mornar e di Stefano Galeano si possono trovare influenze di tutti i tipi. Spaziano dal doom a black e death metal, passando per forti venature moderne e ascrivibili a folk, pagan e viking, senza rinnegare qualche influsso più melodico e power. Ciò viene fatto senza mai rinnegare il proprio genere, a livello di spirito profondo. Seppur sia lontano dai suoi soliti canoni, The Weight è un disco heavy metal ed epic metal 100%. Il tutto è aiutato da alcuni dettagli riusciti, come per esempio la stessa voce di Galeano, un po' sguaiata ma adeguata alla musica degli Ice Steel. Tuttavia la migliore freccia all'arco dei sassaresi è la capacità di creare panorami di epicità profonda, mai banale o artificiosa, che colpiscono quasi in ogni momento del disco. È un'abilità che va di pari passo con quella nel songwriting, in cui il quartetto si dimostra magistrale nel mescolare le proprie tante influenze in qualcosa di coerente, ma al tempo stesso complesso. In effetti The Weight è molto strutturato e ricchissimo di dettagli, qualcosa che però non gli fa perdere una goccia di effetto. Il che dimostra quanta ispirazione gli Ice Steel abbiano messo in campo, oltre alla loro grande esperienza che però non sa di stantio in un suo momento del disco. Il risultato è un vero gioiello, senza in pratica un vero momento morto e con tantissima sostanza. Gli esempi migliori di ciò sono all'inizio e alla fine. Hidden But Alive apre le danze con una tensione battagliera assurda, da brividi, aiutata da riff tempestosi di retrogusto black metal. Impressiona quanto la coppia finale, formata da Eternal Flame of the Ice Warlock, dinamica di orientamento melodico ma con un gusto anche folk a tratti, e soprattutto da The Fire of Redemption, anch'essa piuttosto leggera, ha una carica emotiva fortissima, ma senza che venga meno una certa epicità, in un connubio da urla. Tuttavia, anche quasi tutto il resto spicca moltissimo e ha molto da dire. Potremmo citare per esempio When I Hold the Sword, plumba ed evocativa, The One Who Chose to Climb the World, più atmosferica ma inesorabile. Oppure, ancora da citare, The Barbarian Side of Yourself, con un'alternanza tra momenti cupi e melodie folk. Perfino Fight Against the Constant Sorrow, il pezzo meno bello, fa un'ottima figura. Non sarà d'impatto come le altre, ma la sua atmosfera sentita incide lo stesso. E in generale ogni pezzo dei quasi 48 minuti del disco ha almeno qualche idea vincente, qualche guizzo, qualche spunto geniale che si lascia ricordare. C'è rimasto da dire altro a questo punto? The Weight, The Choice and The Bravery è un gioiellino dell'epic metal, personale e sfaccettato. C'è anche da dire che non è un lavoro per tutti, neppure se parliamo di appassionati di epic metal. Come detto, è un album complicato e chi ama la sonorità battagliere più immediate e dirette potrebbe faticare a entrare nelle architetture costruite dagli Ice Steel. Se però hai voglia di dedicare tempo e ascolti a quest'album, il nostro consiglio è di farlo. È quasi garantito che non te ne pentirai.
Voto di Heavy Metal Heaven 90 su 100. Per oggi è tutto. Ti abbiamo spinto verso questa gemma di epicità? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere il like e condividere la recensione. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non mancare nemmeno uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine, vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.